Bentornati sul canale. Oggi vediamo un argomento che potrebbe interessare a tanti, ma che in questo video verrà trattato in una maniera un pochino particolare. Sto parlando della green stuff o materia verde che viene spesso utilizzata nel montaggio delle miniature. È indispensabile per quando si vuole magari sistemare qualche difetto di produzione riempiendo i vuoti che mancano tra un pezzo e l'altro, oppure quando si vuole creare addirittura delle componenti nuove per arricchire le nostre miniature. La resina epossidica bicomponente, o materia verde, viene chiamata così proprio perché è formata dall'unione di una parte blu, l'indurente, e una parte gialla. La parte blu stabilirà il tempo di asciugatura della pasta, quanto tempo avremo effettivamente per modellare le nostre creazioni, mentre invece la parte gialla stabilirà la morbidezza della pasta in questione. In un prossimo video mi piacerebbe mostrarvi le differenze tra le varie resine epossidiche in commercio e come sceglierle in base alle proprie esigenze. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'argomento vi interessa. Oggi vediamo insieme invece una tipologia diversa di utilizzo della materia verde, ovvero la creazione di basette. Solitamente ci si avvale di alcuni strumenti come i rolling pin o i pennelli in silicone per la modellazione, ma oggi la sfida è proprio quella di creare delle basette, dalla più semplice alla più complessa, senza l'utilizzo di questo tipo di strumenti. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi contenuti. Ma adesso bando alle ciance e cominciamo subito! Per evitare di sprecare prodotto è meglio acquistare quella con il gap, ovvero il vuoto, lasciato tra i due componenti, in modo che non si secchino al contatto prima dell'effettivo utilizzo. Cominciamo con una basetta molto versatile, che si adatta agli scenari di molti giochi da tavolo, ovvero un pavimento in legno. Creiamo quindi una pallina di prodotto e stendiamola con le dita sulla superficie della basetta. Per evitare che si attacchi è utile bagnarsi spesso le dita e per lisciare le superfici possiamo usare prodotti staccanti come la vaselina, l'olio Johnson o simili. Cerchiamo di creare una superficie liscia il più sottile possibile, rifinendola anche sui bordi con l'aiuto di un taglierino. Per creare uno spessore omogeneo su tutta la basetta possiamo utilizzare il manico del cutter di precisione o di una matita, preferendo una superficie metallica e liscia. Prendiamo poi un palettino, uno stecco o la punta di una matita per creare le linee che simuleranno gli assi di legno. Prima di creare l'effetto delle venature possiamo utilizzare la parte liscia del palettino per risistemare i listoni, in caso avessimo esagerato nel segnare le linee. Con una punta più sottile creiamo delle linee ondulate irregolari per simulare appunto le venature del legno, cercando di esercitare meno pressione rispetto a quella usata per le linee principali. Lasciamo asciugare il materiale per almeno 60-90 minuti e poi saremo pronti a dipingerlo. Scegliamo un marrone adatto al colore del legno, da usare coprente sull'intera superficie. Una volta che sarà asciugato potremo mettere in risalto la texture che abbiamo appena creato. Per questo scopo possiamo utilizzare uno shade marrone scuro. Una volta asciutto possiamo lasciarlo così, oppure prendere un colore chiaro e un pennello adatto al dry brush, così da dare al legno un effetto più trasandato. Un ultimo tocco al contorno della basetta, meglio se con il colore nero o marrone scuro, e abbiamo finito la prima semplice basetta. La seconda basetta è ancora più semplice della precedente nella realizzazione e può essere fatta di un unico colore o arricchita con decori come ho fatto io. Partiamo creando una pallina come per la precedente, da stendere sulla basetta e da lisciare con le dita bagnate. Segniamo dei solchi sulla superficie, questa volta creando delle grandi piastrelle quadrate. Ovviamente, essendo fatto a mano, potrebbero non essere perfette. Con un rolling pin sarebbe tutto più semplice e vedremo in un prossimo video quanto possono essere versatili, ma la sfida di oggi è proprio creare basette senza l'ausilio di altri strumenti. Lasciamo asciugare completamente la basetta per poi creare una base omogenea e coprente di colore. Potremmo decidere di farla a colori alterni o monocromatica. Io ho cercato di creare lo stile delle piastrelle azulejos, che personalmente adoro, cominciando da uno o più strati di avorio. In caso volessimo farla monocromatica, a colore asciutto, potremmo fare una passata di shade per mettere in risalto la texture e ricreare un effetto invecchiato, rifinendo anche il contorno con il colore nero.
In caso volessimo invece decorarle, potremmo prendere un pennello preciso come questo di Green Stuff World che utilizzerò oggi. Creiamo un disegno più o meno complesso usando i colori che preferiamo. Su una superficie come questa sarà difficile vedere la traccia lasciata dalla matita, quindi vi consiglio di tenere almeno un'immagine come riferimento. Io, come noterete, ho iniziato con un'idea andando poi a fantasia e lasciandomi prendere un po' la mano. Anche se il risultato non è perfetto né regolare, devo dire che l'effetto finale non mi dispiace. Ho dato poi una seconda passata di shade per amalgamare meglio il tutto e rendere l'effetto finale meno finto, ma ne sarebbe bastata una sola a questo punto del lavoro. Per questa terza basetta ho voluto creare un ciottolato molto semplice, da integrare con del semplice prato. Iniziamo creando una striscia tonda di materia verde. Da qui, usando un cutter, tagliamo delle fettine di pasta. La morbidezza della pasta renderà impossibile tagliare dei dischetti, che per forza di cose si sformeranno sotto la pressione del taglierino. Per questo motivo tagliamo dei pezzettini di diversa dimensione, a cui daremo la forma di palline aiutandoci con le dita. Cominciamo quindi a posizionare le palline una alla volta, vicine tra loro, schiacciandole leggermente. Cerchiamo di accostarne di diverse dimensioni, così da creare un risultato non uniforme, simile appunto ad un ciottolato. Io ho scelto di coprire così solo metà della basetta, per riempire l'altra con della semplice erbetta, ma è appunto solo un esempio che si può adattare alle esigenze di ogni scenario. Lasciamo quindi asciugare e scegliamo un grigio intermedio con cui dipingere le rocce. Possiamo inserire qualche pennellata bianca o con un grigio più chiaro per creare più movimento nel colore delle rocce. Scegliamo poi un marrone che farà da base al terreno. Io ho scelto lo stesso che ho usato per il pavimento di legno, dato che se ne vedrà davvero poco sotto al prato. Una volta asciutto prendiamo uno shade scuro, meglio se nero, per intensificare le ombre tra le rocce e creare profondità. Una volta asciutto saremo pronti ad incollare la vegetazione che abbiamo scelto. Io userò dell'erba statica molto semplice, incollata tramite colla vinilica leggermente stemperata con acqua. Con un pennello vecchio la stendiamo sul terreno e in alcuni punti tra le rocce. Ricopriamo quindi la colla con l'erba lasciando cadere l'eccesso. Per arricchire ulteriormente le rocce con un effetto più irregolare, possiamo sporcare un po' la superficie con un leggero dry brush, sempre con un colore più chiaro. Questo passaggio lo possiamo fare anche a shade asciutto prima di applicare l'erba se abbiamo paura di sporcare la vegetazione. Per queste due ultime basette ho voluto provare a utilizzare più materia verde e creare due scenari un pochino più tridimensionali. Ovviamente il livello di scultura sarebbe sicuramente migliore utilizzando pennelli in silicone per modellare, ma la sfida è proprio questa, no? Partiamo quindi con uno strato di materia verde più spesso rispetto a quelli stesi finora. Con il retro di un pennello o uno strumento simile creiamo delle forme sul terreno, come a simulare delle orme e delle buche, tipiche di una strada serrata di campagna. Usando anche le setole di un vecchio pennello possiamo creare texture diverse, così come lo stesso palettino usato prima. Creiamo quindi una pallina di pasta a cui cerchiamo di dare la forma di un sacco di grano a lato della strada. Cerchiamo di fare una sorta di cono a cui ripiegare la cima, aiutandoci con un palettino o la punta di una matita. Ripetiamo gli stessi passaggi per un secondo sacco, da mettere vicino a questo o in un altro punto della basetta, per poi creare una texture leggera sui sacchi con linee incrociate come fossero di liuta. Come altro elemento ho provato a modellare un piccolo baule, anche se il risultato è un po' più deforme di quanto volessi. Facciamo un piccolo cilindro da appoggiare sul terreno e cercare di modellare, per poi creare una linea per simulare il punto di apertura del baule, aggiungendo magari un piccolo gancio sul davanti. Una volta asciutto, possiamo quindi dipingere i vari elementi, partendo dal terreno, che ho deciso di fare di due toni diversi. Coloriamo la strada serrata, poi uno dei due sacchi con il color avorio o bianco, mentre il secondo consiglio di farlo di un colore diverso per creare più varietà. Per l'altra parte di terreno, dove metteremo la vegetazione, scegliamo un colore diverso, per poi scegliere un marrone ancora diverso o un mix tra i precedenti per il baule di legno, se possiamo chiamarlo così. A colori asciutti passiamo lo shade marrone abbondante che metterà in evidenza tutte le texture. Quando sarà tutto asciutto, prendiamo un beige chiaro da usare come colore dry per impolverare un po' la strada e tutti gli elementi.
Scegliamo quindi della vegetazione adatta all'ambientazione che vogliamo creare. Io ho deciso di usare un mix tra due tipologie che avevo a disposizione, di marche e forme diverse. Ricopriamo con la stessa miscela di prima di colla vinilica e acqua le zone in cui vogliamo incollare la vegetazione. Posizioniamo con le mani o aiutandoci con una pinzetta o uno strumento simile, scegliendo una disposizione armoniosa, considerando comunque di lasciare uno spazio libero per posizionare la miniatura. Come già visto, rifiniamo il contorno della basetta e aggiungiamo qualche altro dettaglio cromatico sul terreno. Per l'ultimo esempio mi sono proprio lanciata per creare una versione molto striminzita di un'ambientazione che sicuramente vorrò approfondire in altri video e con tecniche più appropriate. Sto parlando dello stagno e in generale di tutte le ambientazioni che comprendono acqua. Vediamo comunque questo ultimo esempio partendo da una base molto più spessa rispetto alle precedenti, arrotondata sui bordi della basetta. In questo modo sarà possibile creare dei solchi più profondi sul terreno, di forma ondeggiante, oltre al vero e proprio piccolo stagno, aiutandoci come sempre con il retro di un pennello. Modelliamo fino ad ottenere un risultato soddisfacente. Creiamo poi delle piccole rocce con palline di pasta, schiacciandole e deformandole per renderle più credibili. Visto lo spessore, ho poi deciso di rendere più profondo lo stagno. A materia verde asciutta coloriamo i vari elementi partendo dalle rocce per le quali ho usato lo stesso grigio usato per il ciottolato. Per la base dello stagno ho poi scelto un colore leggermente più caldo. Facciamo poi il terreno utilizzando un marrone neutro non troppo scuro, così che con lo shade si riescano a notare tutte le texture create. Come visto prima, possiamo rendere il tutto più naturale con il dry brush, da usare sia sul terreno che sulle rocce. Scegliamo poi un blu verdognolo, da usare molto leggero come una lavatura, per raggiungere dei toni più acquitrinosi al fondo dello stagno. Con un po' di grigio chiaro o avorio aggiungiamo qualche piccolo punto in prossimità del contorno, come fossero dei riflessi sulle piccole rocce nel fondo. Io ho usato ancora quelli di prima, che in questo caso sono particolarmente adatti, dato che sembrano dei canneti. Li incolliamo a fare da cornice all'acqua che creeremo fra poco, creando altri riflessi con l'avorio se lo riteniamo necessario. Rifiniamo quindi il profilo della basetta prima di passare all'ultimo tocco, quello che non vedevo l'ora di usare. Mi è sembrata l'occasione perfetta per impiegare un prodotto per creare l'acqua come questo autolivellante dell'HK Interactive o la resina liquida UV della Green Stuff World. Riempiamo tutta la buca con questa bellissima acqua che potremmo anche miscelare ad una goccia di colore se volessimo creare un'acqua più ristagnante. Lasciamo asciugare la basetta rigorosamente dritta e abbiamo terminato anche questo ultimo esempio. Spero che questo video, leggermente più creativo, vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e ditemi quale di queste basette vi piace di più. Io vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Vi aspetto nel canale delle live seguendo il link che trovate qui sotto in descrizione e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao!